Un salve da Tragix e ben ritrovati su Revelation X. È passato un anno dai due precedenti reportage e mi scuso per l'assenza prolungata. Il tempo trascorso mi è servito per raccogliere materiale interessante che vedrete in questo e nei prossimi episodi. Il 2017 si è chiuso con lo spettacolare quanto fugace passaggio dell'asteroide Oumuamua, ma è nel dicembre 2017 che è accaduto un fatto che con molta probabilità rimarrà nella storia dell'ufologia. Vengono rilasciate direttamente dal Pentagono, o meglio dal Dipartimento alla Difesa americano, le prime prove video di oggetti volanti non identificati, anche noti come UAP, dall'acronimo americano Unidentified Aerial Phenomena, con protocollo ufficiale che ne ha garantito l'autenticità. Molti di voi conosceranno già la notizia e alcuni avranno anche approfondito l'argomento. Qui esporrò un riepilogo dettagliato dei fatti, proponendo i filmati originali, i protagonisti della vicenda e il retroscena. Inoltre il reportage sarà arricchito dall'analisi e la comparazione di 3 famosi casi di presunti avvistamento UFO da parte di personale militare, avvenuti rispettivamente in Messico, in Cile e a Porto Rico tra il 2004 e il 2014. Buona visione! Il 16 dicembre appaiono sul sito online del New York Times e su Politico Magazine 2 brevi filmati ufficiali del Dipartimento della Difesa americano, declassificati e approvati per il rilascio pubblico, i quali riprenderebbero altrettanti oggetti volanti non identificati, dalle caratteristiche inconsuete e dal comportamento anomalo. Il primo di questi filmati, denominato FLIR One, senza audio, è stato catturato il 14 novembre 2004, grazie a uno dei dispositivi di tracciamento più avanzati dell'epoca, da un pilota di un FA-18 Super Hornet decollato dalla nave militare USS Nimitz presente al largo delle coste della California. Il sensore ha 2 modalità di imaging, infrarosso e luce visibile. Ha un'alta risoluzione e può individuare e tracciare bersagli a distanze superiore a 40 miglia nautiche. Il filmato FLIR One mostra ciò che il pilota vedeva dal monitor della cabina di pilotaggio al momento dell'avvistamento dell'UFO. Quando il sensore è impostato a infrarossi, gli elementi più caldi sono bianchi rispetto alle aree scure, più fredde. L'UAP appare come una forma bianca nel mezzo dello schermo. Il pilota viaggia a Mach 0,55 a quasi 20.000 piedi di altitudine. L'UAP invece appare sospeso a 24.000 piedi. Si noti che non vi è alcun pennacchio di scarico dall'oggetto, dovuto alla propulsione, facendo escludere l'ipotesi di un aereo terrestre capace di manovre di hovering. Durante la ripresa, il pilota modifica più volte lo zoom e l'oggetto a volte ci appare più grande sullo schermo. Con il sensore impostato sulla banda visiva, l'oggetto appare scuro contro il cielo luminoso diurno ed è chiaramente di forma oblunga. In un paio di occasioni l'oggetto si muove improvvisamente e il sensore dell'infrarosso è costretto ad inseguirlo per riportarlo al centro dello schermo. Alla fine della sequenza, l'oggetto accelera improvvisamente a sinistra, fuori dalla vista del sensore, con una velocità senza precedenti e senza alcun boom sonico o altre caratteristiche associate ad un mezzo convenzionale. L'accelerazione dell'UAP è così alta che il sensore non può mantenerne la traccia. Dude, there's a fucking drone, bro. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude.
That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like that thing, it's rotating. Il secondo filmato, denominato Gimbal, è ancora più enigmatico del primo. È stato catturato da un FA-18 Super Hornet della Marina Militare degli Stati Uniti, utilizzando uno dei sensori laser di localizzazione più avanzati e potenti sul mercato, che deve essere gestito da un operatore addestrato appositamente. Ha un'alta risoluzione e può individuare bersagli a distanze superiori a 40 miglia nautiche. Per questo video la data, la posizione geografica e altre informazioni non sono state declassificate, per cui non sappiamo quando e dove è avvenuto l'avvistamento. E come per il primo filmato, quello che ci appare a video è quello che il pilota vedeva sul suo schermo. Il filmato è però dotato dell'audio originale, da cui è possibile ascoltare lo scambio di comunicazioni tra i piloti. All'avvio del video il sensore è in modalità bianco-caldo e l'UAP appare come una forma bianca nel mezzo dello schermo, viaggiando verso sinistra in direzione controvento. Il pilota insegue ad un'altitudine di poco superiore ai 25 piedi, procedendo ad una velocità di Mach 0,58. Guardando attentamente è possibile vedere una sorta di aura che circonda l'intero oggetto, a forma di ovale distorto, con piccole protuberanze dall'alto e dal basso. I piloti rimangono impressionati quando l'UAP inizia una serie di rotazioni e cambia l'orientamento di quasi 100 gradi, portandosi perpendicolare al piano orizzontale, con un vento contrario di 120 nodi, violando apparentemente numerosi principi di fisica e aerodinamica. Tutto ebbe inizio nel 2007, quando al Pentagono, sotto pressione di alcuni membri del Congresso americano e dopo numerosi e inspiegabili avvistamenti da parte di piloti e di altro personale militare, fu avviato un programma da svariati milioni di dollari per indagare sui cosiddetti fenomeni aerei non identificati, che riaprì, almeno ufficialmente, il dossier UFO negli Stati Uniti. Il programma, non classificato, ma la cui esistenza al Pentagono era nota ad un numero estremamente limitato di funzionari, era denominato Advanced Aviation Threat Identification Program, ideato e voluto dall'allora leader della maggioranza al Senato Harry Reid, democratico del Nevada, con il sostegno di altri 2 senatori adesso defunti, tutti preoccupati per le potenziali implicazioni che queste apparizioni di oggetti non identificati potevano avere sulla sicurezza nazionale. Al programma pare sia stato assegnato un budget di 22 milioni di dollari spalmati su 5 anni, dal 2007 al 2012, anno in cui ufficialmente il progetto fu chiuso. Gran parte del budget sembra sia stato girato al miliardario Bob Bigelow, amico del senatore Reid, nonché creatore della Bigelow Aerospace, una società di tecnologia spaziale che di recente ha iniziato una collaborazione con la NASA per lo sviluppo di spazi abitativi flessibili ed espandibili per le stazioni orbitali di prossima generazione. Bigelow è anche famoso per le sue affermazioni sugli alieni rilasciate nel corso degli anni, avendo dichiarato di credere a visitatori extraterrestri arrivati sulla Terra. Anni fa acquistò lo Skinwalker Ranch, nello Utah, divenuto oggetto di interesse per le indagini UFO, e girano voci che vi sia un deposito segreto, forse in Nevada, forse nei dintorni di Las Vegas, dove nel corso della durata del programma furono raccolte diverse prove fisiche, frammenti, reperti e materiale video su avvistamenti e incidenti UFO. Alla data in cui sto scrivendo il reportage, il senatore Harry Reid ha rilasciato solo brevi dichiarazioni, senza aggiungere particolari, mentre Bob Bigelow non ha commentato in alcun modo i 2 video declassificati. A capo del programma Advanced Aviation Threat Identification Program vi era Luis Elizondo, l'ufficiale dell'intelligence che ha diretto l'iniziativa fino alla sua data di chiusura nel 2012 e che recentemente ha rassegnato le dimissioni anche come funzionario del Pentagono. Elizondo ha dichiarato che gli sforzi del suo programma non sono stati presi sufficientemente sul serio e anche per questo non si è arrivati a conoscere la verità sugli oggetti misteriosi. Ha descritto decine di avvistamenti inspiegabili dei piloti della Marina, avvistamenti che venivano spesso segnalati nelle vicinanze di impianti nucleari, navi in mare o centrali elettriche.
Poco dopo le sue dimissioni, Elizondo è stato inserito nello staff di una società chiamata To The Stars Academy, cofondata da Tom DeLonge, che alcuni di voi meglio conoscono come il vocalist del famoso gruppo punk rock Blink-182. DeLonge, l'anno scorso eletto ufologo dell'anno, ha messo assieme una squadra di professionisti proveniente dall'intelligence, dalla CIA e dal Dipartimento della Difesa, oltre a noti scienziati e studiosi, con l'obiettivo di dimostrare che esistono tecnologie esotiche che potrebbero rivoluzionare l'esperienza e il progresso umano. Importante anche ricordare la testimonianza del comandante David Fravor, che fu uno dei piloti decollati dalla USS Nimitz e coinvolti nell'avvistamento UFO del primo video declassificato, quello del novembre 2004. Nelle numerose interviste rilasciate dopo la rivelazione dei filmati, Fravor afferma che per 2 settimane la USS Princeton, un incrociatore della Marina USA, aveva seguito quei misteriosi velivoli. Gli oggetti erano apparsi più volte ad 80.000 piedi, per poi portarsi repentinamente a 20.000 piedi e quindi rimanere sospesi. Nel suo volo di ricognizione, il comandante Fravor avvistò l'oggetto guardando in basso in direzione dell'Oceano Pacifico. Sembrava esserci qualcosa appena sotto la superficie del mare e l'acqua sembrava ribollire. E 50 piedi sopra la superficie vi era questo velivolo sospeso, lungo circa 40 piedi, biancastro e a forma di tic-tac. Fravor iniziò una discesa circolare per dare un'occhiata più da vicino, ma mentre si avvicinava all'oggetto questi cominciò a salire verso di lui e poi accelerò improvvisamente in un modo che non aveva mai visto prima. Nella seconda parte del reportage ho preparato una carrellata di altri 3 filmati di avvistamenti di UAP provenienti da fonti militari che si prestano ad interessanti considerazioni. Sono tutti avvistamenti più o meno recenti, avvenuti tra il 2004 e il 2014, abbastanza noti e che credo molti di voi ricorderanno. Il filmato che state vedendo è stato ottenuto il 5 marzo del 2004, nel sud del Messico, negli stati del Chiapas e Campeche, da un velivolo militare Cessna Merlin C-26A, in missione di pattuglia alla ricerca di trafficanti di droga. Durante il volo, ad un'altezza di 11.500 piedi, il dispositivo di rilevamento a raggi infrarossi iniziava a registrare una fila di oggetti luminosi non identificati, fino ad 11 come si vede in una parte della sequenza. Il video è stato rilasciato con l'audio delle conversazioni tra i 2 piloti messicani protagonisti dell'avvistamento. Questi UFO, che appaiono nel filmato come sfere luminose di luce, erano visibili solo nelle immagini a infrarossi, suggerendo l'emissione di grandi quantità di calore. Tuttavia, a causa della mancanza di conoscenza dei parametri di sensibilità dell'infrarosso, è stato impossibile determinare le temperature effettive rilevate dai piloti. Sembra che vi furono delle rilevazioni radar da terra di alcuni degli oggetti, tuttavia si evidenziarono discrepanze tra i tracciati radar e quanto rilevato agli infrarossi, sia per la posizione che per il numero dei presunti UFO tracciati. Non sono mai stati disponibili invece i tracciati radar dei piloti. I nastri con il filmato vennero resi pubblici da Jamie Maussan, un noto conduttore messicano e ufologo, che ha fatto carriera grazie ad altri presunti misteri inspiegabili. L'11 maggio 2004 Maussan tenne una conferenza stampa pubblicizzando i video come una rivelazione sensazionale e in pochissimo tempo la notizia dei presunti UFO si diffuse ampiamente nei media di tutto il mondo. Le prime dichiarazioni affrettate sugli oggetti li bollarono come fulmini globulari o frammenti di meteoriti, altri come palloni meteorologici e altri ancora come scintille luminose di energia al plasma. In realtà nessuno sapeva cosa fossero e gli ufologi la usarono come pretesto per schernire gli scettici. Fino al 26 maggio 2004, quando il capitano Alejandro Franz, dell'organizzazione privata di ricerca sugli UFO messicani Alcione, rese pubblica una conclusione che già circolava da alcuni giorni. Gli oggetti, le luci, sono in una posizione fissa su uno sfondo scuro, il mare, e sono tutti riconducibili alle fiamme libere rilasciate dalle numerose piattaforme petrolifere situate nel Golfo del Messico. Sul web il capitano Franz fornì una grande quantità di informazioni e foto relative ai pozzi petroliferi offshore e ai brillamenti continui, anche di notte, dovuti alle fiamme sulle torri delle piattaforme.
indicò con chiarezza come potevano apparire le fiamme viste dai piloti e che in assenza di altri punti di riferimento le luci sembravano muoversi, ma a muoversi erano solo le nuvole. A tutt'oggi un ufologo ragionevole non può che convenire che i dati e i riscontri raccolti dal capitano Alejandro Franz sono solidi e sembrano porre fine ad ogni dubbio, almeno per questo caso, e a distanza di tempo in rete troviamo numerosi siti che supportano le sue tesi. Rimane strano che piloti addestrati e qualificati possano incappare in simili errori di valutazione e che alti esponenti delle forze armate e militari messicane abbiano in qualche modo avvalorato le tesi dell'ufologo Jamie Maussan nei giorni immediatamente successivi alla divulgazione del video. Probabilmente questo è l'unico vero mistero di questa storia, con buona pace degli ufologi irriducibili. Questo video è stato ottenuto l'11 novembre 2014 durante una normale operazione di pattugliamento di un elicottero Cougar AS-532 della Marina cilena, dotato di una potente e collaudata torretta Wescam con tecnologia FLIR. L'elicottero volava ad ovest di Santiago e vicino all'oceano, a circa 4.500 piedi di altezza, quando l'operatore della telecamera individuò un velivolo in volo nel loro spazio aereo. Sembrava volare orizzontalmente e a una velocità costante, simile a quella dell'elicottero, che viaggiava a 152 miglia all'ora. L'avvistamento è avvenuto in pieno giorno, con una visibilità eccellente, anche se vi erano nuvole stratificate. L'equipaggio ha contattato gli aeroporti locali e le installazioni militari terrestri per confermare se l'oggetto fosse apparso sui loro schermi radar. Nulla, il velivolo non era apparso su alcun radar. Hanno quindi tentato di contattarlo utilizzando frequenze radio civili standard, ma senza risultato. Durante il video, per 2 volte, il presunto UFO espelle un materiale sconosciuto nell'aria, creando lunghe scie, visibili solo sullo spettro infrarosso. Ad occhio nudo, sia l'oggetto misterioso che il materiale di scarico sono quasi invisibili. Prima che l'equipaggio potesse ottenere ulteriori informazioni, il velivolo sembrò svanire tra le nuvole. Le riprese vennero attentamente analizzate per 2 anni dalle autorità militari cilene e dalla CEFA, Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, e declassificate nel gennaio del 2017, suscitando clamore nella comunità ufologica mondiale. Il filmato venne ufficialmente presentato come avvistamento di UAP. Vennero anche contattate varie agenzie spaziali per verificare se vi fossero eventuali satelliti o detriti in caduta che potevano spiegare il fenomeno. Gli unici 2 testimoni sull'elicottero militare dichiararono che l'oggetto era una struttura piatta e allungata, bianco con una forma semiovale sull'asse orizzontale, e le scie di scarico, di gas o liquido, avevano un segnale termico elevato all'infrarosso. Ma anche in questo caso, esattamente come per il primo filmato messicano del 2004, non tardarono ad arrivare soluzioni all'avvistamento molto più terrene. Segnalo innanzitutto quella di Mike West, amministratore del sito metabank.org, che con una dettagliatissima analisi ipotizzò che il misterioso velivolo poteva essere un normale aeroplano di linea, che volava a circa 35.000 piedi di distanza dall'elicottero. Alla stessa conclusione arrivò anche una ONG francese, la IPACO, che pubblicò un dossier sul caso ipotizzando che le immagini del filmato mostrassero un aereo di linea in fase di atterraggio, che viaggiava a circa 5.400 piedi di altezza e che il materiale rilasciato fosse, almeno in parte, semplice acqua di scarico. Queste tesi a favore dell'aereo di linea mi sembrano ben costruite e concrete, anche se rimarrebbero irrisolti alcuni aspetti importanti dell'avvistamento, come la mancanza di rilevazioni dai radar e il mancato contatto radio con il presunto aereo, e il fatto che le scie fossero chiaramente visibili all'infrarosso e quasi per nulla visibili alla vista normale. E mi chiedo, infine, anche in questo caso, come può personale militare qualificato che dovrebbe essere abituato a riconoscere un normale aeroplano di linea e la sua scia poter sbagliare in questo modo le proprie valutazioni? Al momento, analizzando i documenti reperibili sull'accaduto, mi sento di appoggiare anch'io una spiegazione più terrestre dell'avvistamento, con qualche piccolissima riserva. La carrellata di famosi filmati di UAP provenienti da fonti militari si conclude con un avvistamento avvenuto il 25 aprile del 2013,
verso le 9:20 di sera, presso l'aeroporto Rafael Hernández di Aguadilla, in Porto Rico. Il video è stato catturato da un bombardiere DC-8 della US Customs and Border Protection, che era in volo quella sera attorno all'aeroporto. Sembra che prima dell'avvistamento gli stessi piloti avevano notato una strana luce rossa provenire dal mare, che si sarebbe spenta in prossimità della costa e del centro abitato. È noto che quella sera anche il radar della torre di controllo segnalò la presenza di un oggetto non identificato ed è accertato che, a causa dell'avvistamento, fu ritardata la partenza di un aereo commerciale dall'aeroporto di Aguadilla. Il filmato fu inviato nell'autunno del 2013 alla SCU, Scientific Coalition for Ufology, che mantenne l'anonimato della fonte e iniziò le sue ricerche in segreto, analizzando il video frame by frame. Alla fine del 2013, una copia del video arrivò ai due ricercatori UFO, José Martínez e Jorge Martín Miranda, che diedero esposizioni pubbliche all'avvistamento con articoli e contributi su YouTube. Nel settembre 2014, una lettera anonima arriva al famoso sito di investigazioni di Black Vault, che già si era interessato autonomamente al caso di Aguadilla. Nella lettera si confermava l'autenticità del filmato UFO e si giustificava l'anonimato per evitare non meglio precisate rappresaglie da parte del governo. L'attendibilità della lettera diventa evidente quando vengono rivelati dettagli del filmato fino ad allora non noti e solo successivamente confermati, come il tipo di aereo protagonista della ripresa video e la tecnologia di infrarossi utilizzata. L'autore della lettera si lascia andare a considerazioni sulla natura aliena dell'UFO e sui retroscena che hanno portato alla divulgazione del filmato. Sull'avvistamento la lettera recita: il 25 aprile 2013 alle 21:22 ora locale, un aereo marittimo di pattugliamento della Customs and Border Protection era in pattuglia di routine quando ha incontrato un UFO subito dopo il decollo. L'oggetto è stato individuato visivamente dal capitano dell'aeromobile e dall'operatore della torre di controllo di Aguadilla. Sembrava avere una strana luce rossa. Inizialmente si pensò ad un aereo di contrabbandieri. Così il DC-8 iniziò a seguire l'UFO e registrare il video ad infrarossi. L'oggetto misterioso sorvolò l'aeroporto di Aguadilla e si diresse verso l'oceano. Dapprima l'UFO assunse una forma simile ad un ferro di cavallo, quindi mentre si faceva strada verso il mare cambiò in una forma più sferica, sfiorando l'oceano e immergendosi senza essere influenzato dalle forze idrodinamiche. Ad un certo punto un altro UFO uscì dal mare e si unì al primo in formazione, quindi entrambi gli oggetti iniziarono a fare entrate controllate nell'oceano. I risultati della SCU arrivarono nel 2015, raccolte in un documento di ben 162 pagine. Le loro conclusioni furono: non c'è alcuna spiegazione per un oggetto in grado di viaggiare sott'acqua a più di 90 miglia all'ora, con un impatto minimo, e viaggiare in volo a 120 miglia orarie, a bassa quota e in una zona residenziale, senza luci di navigazione. E infine, essere in grado di dividersi in due oggetti separati. Nessun uccello, nessun pallone, nessun aereo e nessun drone conosciuto ha questa capacità. Successivamente all'uscita del dossier della SCU si sono moltiplicati in rete gli interventi e le analisi che in ogni modo volevano provare l'origine non aliena dell'oggetto in volo, quella sera sull'aeroporto di Aguadilla, contestandone la presunta velocità di movimento e soprattutto il suo comportamento una volta raggiunto l'oceano, negando che questi sarebbe più volte entrato in acqua o addirittura si fosse separato in due oggetti distinti. Si va da chi sostiene si trattasse di un grosso uccello, di un drone segreto, ad altri che teorizzano potessero essere semplici lanterni cinesi o palloncini. Tutte discussioni interessanti, che però possono eventualmente reggere solo su alcune sequenze del filmato, che nella sua interezza rimane per me ancora irrisolto. A differenza degli avvistamenti del Messico e del Cile visti prima, questo avvistamento UAP in Porto Rico è davvero intrigante e merita ulteriori approfondimenti. Anche per i due filmati declassificati dal Pentagono ci sono già in rete numerose analisi e discussioni condotte dagli scettici per provare la natura non extraterrestre dei velivoli ripresi nei video FLIR 1 e Gimbal,
e smontare le principali congetture sulla presunta violazione delle leggi fisiche e aerodinamiche di questi oggetti volanti. In particolare vi suggerisco di consultare in rete le analisi sull'argomento di Mike West e gli articoli di Robert Schiffer sul blog Universe. Al momento in cui scrivo questo reportage, i filmati rimangono un enigma, come gli scenari di azione in cui sono stati generati. Non si conosce alcun dettaglio specifico sul video gimbal, data e luogo. Gli spezzoni di filmato sono molto brevi, non si sa cosa è avvenuto prima e cosa è avvenuto dopo, se si escludono le dichiarazioni del capitano pilota David Fravor. Il Pentagono, da parte sua, non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sulla natura degli oggetti ripresi e le uniche ammissioni sono state quelle relative all'esistenza dell'Advanced Aviation Threat Identification Program, guidato da Luis Elizondo, e della sua chiusura avvenuta nel 2012. Quanto poi contasse davvero e fosse accreditato questo studio sui fenomeni UFO in seno al Pentagono è tutto da stabilire. Come rimane controverso il coinvolgimento di Bob Bigelow, il suo rapporto con il senatore Harry Reid e il mistero sul reale utilizzo dei 22 milioni di dollari destinati al programma. Senza parlare del come mai una copia del filmato FLIR One circolava in rete sin dal 2007. I filmati declassificati rimangono comunque importanti perché per la prima volta il Dipartimento della Difesa americano ha rilasciato prove video di avvistamenti UAP, ma come abbiamo potuto vedere in questo reportage, spesso oggetti all'apparenza alieni possono essere spiegati tramite fenomeni o tecnologie più terrene. Non so se accadrà anche per questi filmati, che per adesso rimangono irrisolti. Alla prossima! Grazie per aver visto questo video e se i contenuti sono stati di vostro gradimento potete lasciare i vostri commenti e iscrivervi al canale di Revelation X.